Bentornati! Nel video di oggi dipingeremo una delle miniature di Dungeons & Dragons della WizKids, nello specifico l'elfo clerico. Queste miniature, distribuite in Italia da Cosmic Group, hanno la particolarità di essere praticamente pronte alla pittura, in quanto ricoperte da uno strato di primer. Come sapete, io solitamente creo un primer zenitale con nero, grigio e bianco, quindi ho deciso di provare a sperimentare su questo tipo di miniature sia per il primer monocromatico molto chiaro, sia per le componenti in plastica trasparente che sicuramente rappresentano una piccola sfida per far sì che si valorizzino al meglio. Procederemo come sempre per step, partendo dai colori base, creando ombre e luci con shade e lumeggiature e arricchendo il nostro elfo clerico con i dettagli finali. C'è molto da fare, quindi direi di iniziare subito. Come vi anticipavo, queste miniature sono acquistabili sul sito di Cosmic Group, del quale vi lascio il link in caso voleste dare un'occhiata. Dungeons & Dragons credo non abbia bisogno di presentazioni e se volete rendere ancora più accattivanti le vostre partite potreste prendere in considerazione queste miniature. Iniziamo quindi dipingendo la versione in azione dell'elfo clerico, mentre scaglia una delle sue magie. Non ho mai avuto a che fare con una parte trasparente in una miniatura, quindi per evitare di rovinarla ho deciso inizialmente di rivestirla con del nastro adesivo, in modo da decidere come lavorarla nel corso della pittura. Una volta fatto possiamo fissare la miniatura come di consueto sul supporto che preferiamo e iniziare a stendere i colori base. Dato che la mia intenzione era quella di concentrare l'attenzione proprio sulla scia magica, ho preferito scegliere colori molto scuri e che in qualche modo sparissero dietro alla potente luce della magia. Per questo iniziamo posizionando sulla tavolozza il colore nero, il viola e creando subito anche un mix tra i due, così da avere già pronti all'uso più tonalità. Lo stesso facciamo mixando il blu e il viola. Partiamo dipingendo l'interno del mantello con il colore nero puro, a cui daremo più volume in un secondo momento. Per la parte sopra scegliamo invece il mix tra il viola e il nero creato poco fa. Cambiamo e utilizziamo il viola puro per la cappa corta frontale, dato che quella zona riceverà più luce. Se vogliamo creare un forte contrasto e dare maggiore profondità alla posa dell'elfo, possiamo utilizzare anche per il petto il colore nero, che applichiamo anche sugli stivali. Se come me avete ricoperto la parte trasparente con il nastro adesivo, potrete usare questi colori molto scuri senza preoccuparvi troppo di sporcarla. Al contrario, vi consiglio di fare molta attenzione o saranno piuttosto difficili da rimuovere senza intaccare il resto dei colori base. Un marrone molto scuro farà da base per l'armatura in cuoio sulle gambe e per il legno del bastone magico. Con il color pelle identifichiamo il volto e le braccia, anche se poi le modificheremo per il bagliore della magia. Allo stesso modo creiamo un colore biondo piuttosto chiaro per i capelli. Con un accenno di grigio coloriamo le parti mancanti degli indumenti, quelle rimaste tra stivali e armatura, anche se al momento si distingueranno poco. Ora
Ora non resta che passare alla basetta, per la quale ho deciso di partire da un colore molto chiaro e caldo, ma che verrà trasformato parecchio nel corso della pittura. Una volta che sarà tutto asciutto potremo passare a stendere lo shade, anche in questo caso nero, utilizzando un pennello con setole morbide. Lo stendiamo su tutta la miniatura facendolo colare senza paura in ogni recesso e nelle zone più nascoste. Passarlo anche sulla basetta parziale comincerà a creare un primo volume sulla texture del terreno. Una volta che sarà perfettamente asciutto, potremo cominciare a creare una prima base blu scuro che identificherà in modo approssimativo la luce creata dall'alone magico. La costruzione della luce sarà costituita da diversi passaggi, quindi in questo primo cercheremo solo di individuare grossolanamente le zone più colpite. Come abbiamo già visto con il fuoco, prima di stendere i colori più chiari e accesi partiamo con il rosso, cosa che facciamo anche qui ma con il blu. Se volete creare un effetto davvero d'impatto, vi consiglio di non avere paura di dipingere e sporcare, per modo di dire, le varie parti con il blu. Nulla vi vieta di partire con poco e poi regolarvi di volta in volta, ma cercate di controllare bene su quali parti potrebbe posarsi l'intensa luce magica. Dipingiamo quindi parte del volto, delle braccia e delle pieghe del mantello e un primo alone colorato anche sul terreno. Iniziamo quindi la seconda fase, utilizzando un azzurro più chiaro, cercando di lavorare sulle zone appena dipinte in blu, ma identificandole in modo più preciso, restringendo la zona colpita così da concentrarne la luce. Questo colore si noterà molto di più rispetto al blu, che si mimetizzava parzialmente con i colori di base, quindi cerchiamo sempre di ruotare la miniatura e simulare la direzione dalla quale arriverebbe l'alone luminoso. Per questo motivo lo posizioniamo sulle parti delle mani, del bastone magico e dei risvolti dei vestiti più vicini alla luce. Utilizziamo ora un blu leggermente più violaceo rispetto a quello usato in precedenza, che possiamo tranquillamente creare mischiando il blu che abbiamo con una punta di viola.
Lo utilizziamo per sfumare delicatamente lo stacco tra l'azzurro e la base blu e per allargare in alcuni punti in cui ci rendiamo conto che l'alone andrebbe espanso un pochino, magari usandolo in punti più specifici quali la fibbia della cintura. Cercate sempre di scegliere la nostra consistenza preferita, ovvero quella di un velo leggero di colore che copre leggermente senza colare ovunque né risultare troppo invasiva. Lo possiamo usare anche per espandere leggermente l'alone luminoso sotto al mantello, che come vedete ho fatto molta fatica a mostrarvi. So che potrebbe sembrare di rifare un lavoro appena fatto, ma in realtà non è così, perché questa costruzione graduale e più consapevole ci farà capire di volta in volta cosa c'è da sistemare per ottenere un effetto credibile. Continuiamo quindi schiarendo, se necessario, nei punti in cui ci sembra che si sia persa intensità e sfumando e allargando la base luminosa fino a quando siamo soddisfatti. Come vedete, anche io ci ho messo molto e ho utilizzato anche dei mezzi toni, creati unendo il blu e l'azzurro, per sfumare ulteriormente lo stacco, soprattutto per sfumare le estremità delle aree azzurre e le pieghe del mantello. A questo punto, con un pennello più sottile, andiamo a dare più intensità agli altri colori che abbiamo trascurato fino ad ora, partendo dal mantello, nel quale ripassiamo le parti luminose delle pieghe con il colore viola, cercando però di evitare i recessi per sfruttare il contrasto creato dallo shade. Lo utilizziamo ovviamente sul retro, ma anche sul davanti, nella parte corta del mantello. Il blu violaceo che abbiamo usato prima ci aiuterà molto anche qui per sfumare il tutto e creare un effetto più omogeneo. Uniamo quindi una punta di blu al colore che abbiamo usato per i capelli, per far riflettere la luce magica sulla chioma in modo meno invasivo via via che ci si allontana. Con un verde acqua molto chiaro applichiamo quindi qualche colpo di luce in punti specifici, soprattutto quelli più vicini alla fonte di luce, con linee molto corte e sottili, che possiamo sfumare e mascherare leggermente se appaiono troppo invasive.
ulteriore passaggio possiamo in questa fase riprendere l'azzurro e continuare a modificare laddove ci sembra necessario, rifinendo alcuni dettagli. Se abbiamo esagerato nel colorare le parti di pelle scoperta, basterà ripassarle parzialmente e sistemarle, così come riequilibrare la parte rosata e quella illuminata di azzurro sul volto dell'elfo. Passiamo quindi ai dettagli finali. Con un pennello con punta molto fine stabiliamo la posizione degli occhi, inserendo 2 piccoli punti color avorio alle estremità degli incavi che quasi sicuramente saranno già scuri grazie allo shade. Vi consiglio, come sempre, di tenere a portata un colore scuro per sistemare la pupilla se necessario e il color pelle con cui rifinire le guance se ci dovesse capitare di sbavare. A questo punto siamo pronti per eliminare il nastro adesivo e rifinire quello che non siamo riusciti a dipingere per via proprio di quest'ultimo. Innanzitutto prendiamoci un minuto per osservare la miniatura. Sinceramente speravo che la parte trasparente si colorasse indirettamente grazie al colore applicato dietro sul corpo della miniatura. Non è stato così, o perlomeno per l'effetto che avevo in mente io mancava qualcosa. Quindi ho deciso di creare qualcosa di particolare per l'alone magico, ma prima ho incollato la miniatura sulla basetta fornita nella confezione. Qualche goccia di colla e ho lasciato asciugare. Per la magia ho quindi scelto di usare un prodotto particolare, l'unico colore della linea Color Shift Metal di Green Stuff che avevo acquistato tempo fa e che ho utilizzato raramente proprio per via della sua particolarità. Ho messo qualche goccia sulla tavolozza e l'ho mischiato con l'azzurro per creare una sorta di lavatura poco coprente, che lasciasse intravedere la trasparenza ma che la arricchisse con una punta di colore perlato e scintillante. Solitamente questo tipo di prodotti andrebbero stesi su una base nera opaca affinché esprimano al meglio il proprio potenziale, ma ho deciso di sperimentare e usarlo per il suo effetto perlato e cangiante, per aggiungere un tocco di colore alla parte frontale. Mentre la parte frontale asciugava, ho deciso di creare una sorta di sfumatura anche sul retro, sempre usando i colori molto diluiti mischiati a questo effetto perlato, così come se fossero delle lavature molto leggere. Sono partita con il blu già visto prima per la parte iniziale della magia, seguita dall'azzurro intermedio per la parte centrale, controllando spesso il risultato da davanti. Il verde acqua chiarissimo che abbiamo usato per alcuni colpi di luce l'ho posizionato nella seconda metà, continuando con un leggero velo di bianco ma lasciando la coda finale completamente trasparente. A questo punto siamo pronti per rifinire eventuali punti rimasti scoperti sugli stivali o per intensificarne ulteriormente l'effetto in concomitanza del passaggio della magia. Facciamo lo stesso sul terreno. Il risultato finale del terreno sarà piuttosto diverso, ma come vi ho detto io procedo sempre per gradi, per costruire l'effetto poco alla volta. Utilizziamo quindi un prodotto per creare spessore e riempire il terreno che manca intorno alla basetta prestampata. Io avevo a disposizione questo bianco, al quale darò colore dopo una volta asciutto.
Dopo averlo posizionato ho aggiunto dei sassolini per creare più texture e più punti su cui far riflettere la luce. Se preferite potete saltare completamente questi passaggi e utilizzare solo il terreno fornito dalla basetta standard. Una volta asciutto ho colorato il resto del terreno con il colore usato prima per la terra e i sassolini appena applicati con il colore grigio. Nel frattempo possiamo aggiungere alcuni dettagli dorati come mostrato nello schema di pittura suggerito sulla scatola, utilizzando un colore dorato metallizzato. Io ho deciso di usare questi in pigmenti secchi, da mischiare con il medium, di cui vi ho parlato nel video che sta passando adesso nella i di informazioni e che vi lascio qui sotto in descrizione. Lo utilizziamo sul medaglione centrale e per i profili e dettagli del mantello, cercando di non invadere troppo le zone illuminate. Per queste creeremo un colore meno intenso mischiando l'oro all'azzurro, per dare comunque l'idea del profilo dorato ma senza farlo notare troppo. A questo punto ho deciso di cambiare leggermente il colore della terra e per farlo io ho usato un pigmento liquido in un colore terroso e verdognolo, che lasciasse comunque intravedere leggermente il colore chiaro sottostante. Passaggio che potreste saltare scegliendo un colore più scuro già in partenza. Una volta che il pigmento o il colore che avete scelto sarà completamente asciutto, potremo creare chiari e scuri grazie ad una lavatura marrone e scura, da applicare su tutto il terreno in modo da uniformare la basetta prestampata a quella creata da noi. Adesso sarà ancora più importante aspettare che si asciughi, per poi utilizzare un colore molto chiaro, quasi bianco, e un pennello adatto al dry brush, per evidenziare la texture dell'intera superficie. Metterla in risalto così con un tono chiaro permetterà al colore che fra poco applicheremo di risaltare di più in concomitanza degli spigoli. Creiamo quindi una sorta di arco alla base dell'alone magico, partendo con il blu, cercando però di non chiuderlo completamente. Restringiamo ancora di più questo arco illuminando con alcuni colpi di luce le rocce più frontali. A questo punto possiamo anche rifinire la sottile basetta con uno strato di nero che darà un aspetto più curato al tutto. Una volta che l'azzurro sulle rocce sarà asciutto, potremo usare un pennello ancora più sottile per creare qualche punto luminoso, senza esagerare, da concentrare nella parte frontale delle rocce, ovvero quelle rivolte verso la scia magica. A questo punto inizia un passaggio che dipende molto da quanto avete illuminato la vostra miniatura e che potrebbe sembrare una follia che rovinerà il lavoro appena fatto. Io, che come sapete amo i contrasti forti, ho voluto arricchire ulteriormente l'effetto finale con un'altra lavatura, questa volta blu, per intensificare i recessi e le parti nascoste della miniatura, così che quelle illuminate risaltassero ancora di più, ma senza risultare finte. Semplicemente la utilizziamo per ripassare quasi tutta la miniatura, quindi per le pieghe del mantello che in questo modo si armonizzeranno, sulla parte illuminata dei capelli per rimetterne in risalto le singole ciocche, nelle parti nascoste degli abiti e ovviamente sul terreno, soprattutto nella parte centrale. Ovviamente quest'ultima lavatura non la passeremo sull'alone magico. Dato che gli shade tendono a lasciare una finitura lucida piuttosto sgradevole, vi consiglio di concludere la miniatura con un protettivo opaco, così da mettere in risalto tutti gli strati e i giochi di colore che abbiamo creato finora.
Spero che questo video, in cui abbiamo sperimentato insieme, vi possa essere utile per dipingere questa o altre miniature, in cui volete creare effetti particolari. Io vi invito a dare un'occhiata al box informazioni qui sotto, dove vi lascio la lista dei prodotti e i colori che ho usato, di lasciare un like se questo video vi è piaciuto e di farmi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se volete sbirciare il sito di Cosmic, trovate anche quello qui sotto, e se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdervi nessuno dei prossimi video. Io con questo vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima miniatura. Ciao!